Ciao, oggi vi parliamo dell'impianto idraulico di Romeo. Diciamo che siamo a buon punto, impianto elettrico, impianto idraulico è tutto collegato, impianto di riscaldamento è tutto collegato. Qui c'è la mia assistente. Distrutta, lei ha fatto tutta quanta la siga, tutti gli imbotti, tutte quante le coperture. E qui devo dire, mi sento abbastanza soddisfatto. E domani mancano solo i collegamenti ai serbatoi, che ancora non ci sono, e domani si continuerà con la parte elettrica. Finalmente la parte della dinette è finita, tutti i collegamenti elettrici, tutti i collegamenti del riscaldamento e tutti i collegamenti delle acque dei serbatoi sono finiti, sia a destra che a sinistra. Sul lato destro di Romeo ho tutta la parte dedicata al carico dell'acqua. In questo sportello troviamo tutti gli elementi, i comandi e i rubinetti per il carico delle acque, dell'acqua potabile. Sul lato destro troviamo la parte elettrica, che faremo poi in un secondo momento, mentre sul lato sinistro abbiamo 4 rubinetti, esattamente per il serbatoio destro, 2 rubinetti per il serbatoio destro e 2 rubinetti per il serbatoio sinistro. Rispettivamente, questo rubinetto, dove c'è scritto solo serbatoio destro, è per il carico dell'acqua diretta, quindi quando c'è pressione, mentre quest'altro rubinetto lo utilizzo con la pompa di carico, che è esattamente questo, è il pulsante di accensione della pompa di carico, in maniera tale che se non c'è abbastanza pressione io posso aspirare e quindi aumentare la pressione. Questo è della pompa di carico del serbatoio sinistro e questo è della pompa di carico del serbatoio sinistro, però in presa diretta, quindi quando c'è pressione sull'impianto. Sotto troveremo degli indicatori, che sono gli indicatori di pressione, che corrispondono sempre ai serbatoi, ai rubinetti della presa diretta. E qui sotto ci sono gli indicatori analogici dei serbatoi, che in questo momento non sono collegati e quindi sono a zero. E questi sono, come già detto, i comandi delle pompe, che poi vi farò vedere direttamente. Qui a destra posso accendere la luce di notte in caso dovessi fare il carico di notte, luce LED. Ho tirato giù il quad e adesso andremo a smontare questo pannello sul lato destro di Romeo, dove dietro ci sono i serbatoi delle acque grigie e delle acque nere e tutti quanti i potabilizzatori, la lampada UV che poi vi mostrerò e le pompe di carico e di scarico dei serbatoi. Questo è il retro del vano di carico dell'acqua, delle acque chiaramente chiare, dello sportello dove ci sono appunto i rubinetti. Questo è il retro dei rubinetti. Questo qua corrisponde al serbatoio destro. Come vedete c'è un limitatore di pressione che limita l'entrata a 2 bar e mezzo, non di più, proprio per evitare che ci siano poi delle sovrappressioni sui tubi. Questi due invece non hanno il limitatore, perché sono quelli che sono collegati alle pompe di aspirazione, quindi quando non c'è pressione nei tubi, e quest'altro è il rubinetto di carico del serbatoio delle acque, serbatoio sinistro, con un altro limitatore sempre a 2 bar e mezzo limitato. E questo è il tubi, questi due qua,
sono i tubi che sono collegati agli indicatori di pressione direttamente, e questa a sinistra è la parte elettrica che al momento non ci interessa, e andrò poi a spiegare io quando farò con l'impianto elettrico. Chiaramente li ho tutti segnati, vedete, carico esterno diretto serbatoio 1 che corrisponde al serbatoio destro, e questo è carico con pompa 3 segnate corrispettivamente, quindi carico esterno pompa 4 del serbatoio 2, quindi il sinistro, e il carico esterno diretto, quindi senza pompa, serbatoio 2 serbatoio sinistro, e vanno poi la parte qui dietro che adesso andremo a smontare e vi farò vedere. E adesso posso togliere il pannello. Ed ecco qua cosa c'è dietro il pannello. È così suddiviso. Nella parte inferiore, vedete? Nella parte inferiore c'è i tubi, arrivano i tubi di carico dall'esterno e passano per questi filtri che sono rispettivamente del serbatoio destro e del serbatoio sinistro. Abbiamo la presa diretta, questi tubi che arrivano con la presa diretta, oppure con se manca la pressione direttamente alla pompa, che poi fa confluire direttamente al serbatoio. Quindi a seconda di quello che utilizzo da fuori, quindi o in presa diretta o con la pompa, ma in qualunque caso, sia in presa diretta che con la pompa, l'acqua passa sempre all'interno dei filtri, questi filtri qua. Questa chiaramente serve per smontare la chiave, per smontare i filtri. I filtri sono esattamente due filtri, uno è per sedimenti, che ha la filtrazione a 1 micron, e poi utilizzo l'altro filtro che vedete qua, che è un filtro a carboni attivi con una filtrazione di 5 micron. Questi li trovate tranquillamente su Amazon a un prezzo pure accettabilissimo, sono intercambiabili, li trovate dappertutto in tutto il mondo. Devo dire hanno veramente una buona filtrazione. E i filtri sono abbastanza puliti, li ho cambiati praticamente neanche un mese fa direttamente. È tutto sezionabile, quindi posso chiudere con tutte le valvole i vari tubi, e eventualmente anche bypassare il filtro se per caso devo manutenzionarlo, oppure per qualche motivo si guasta e inizia a perdere, quindi posso chiudere il filtro e far passare l'acqua direttamente. Stessa cosa vale esattamente simmetrico per il serbatoio sinistro. Questo è il serbatoio sinistro, è uguale, identico, con delle valvole di non ritorno, quindi non c'è la possibilità che per qualche motivo l'acqua ritorni indietro, e quindi è tutto calcolato, almeno fino adesso funziona benissimo. Le pompe sono delle pompe della Seaflo, e questa invece, perché mi si era guastata, ho utilizzato una pompa, un Europump, e queste pompe sono tutte intercambiabili, sono tutte a sgancio rapido. Questo basta che io smonto queste due parti qua, questi blocchi, e sgancio. Qui ci sono due ganci e sono con l'attacco rapido, quindi con un O-ring. E devo dire molto comode, perché ci metti veramente 5 minuti, e in qualunque caso queste pompe sono intercambiabili l'una con l'altra, e sono anche intercambiabili con le pompe che ho all'interno, che dopo vi farò vedere, che sono quelle che danno poi la pressione a 4 bar direttamente, poi per mandare in circolo l'acqua a tutti i servizi, compreso l'acqua potabile.
I tubi di carico sia dall'inizio del vano di carico, quindi dai rubinetti, fino ai filtri, come vedete, questi qua, fino al serbatoio, sono della misura di 19 mm con attacchi a 3/4 di pollice, tutto a 3/4 di pollice. Poi invece quando dal serbatoio arrivano le pompe sono sempre a 3/4, quindi 19 mm di tubo, e poi passa tutto a 16 mm, quindi a mezzo pollice di misura direttamente, che dopo vi mostrerò anche con lo schema dell'impianto. L'acqua dai due serbatoi che abbiamo chiaramente davanti passa alle due pompe che lavorano in parallelo da 4 bar e 2 a 24 volt. Passa quindi con una pressione, gli dà una pressione di 4,2 bar, passa per il vaso d'espansione, quindi c'è un vaso d'espansione subito dopo, e arriva con questo tubo qui. Questo tubo qui, che è da mezzo chiaramente dopo, passa per questa valvola che attiva la lampada UVC, che purtroppo non si vede bene, eccola qua, che è una lampada a LED, devo dire fantastica, che si attiva solo e esclusivamente con il passaggio dell'acqua, quindi non è sempre accesa, è in stand by. Quando passa l'acqua si attiva automaticamente la lampada, quindi tutta l'acqua dei serbatoi passa per la lampada UV, così viene disinfettata, anche se è acqua potabile, però può capitare che l'acqua non sia potabile e quindi deve essere disinfettata per l'uso normale. Una volta che passa dalla lampada UV esce, c'è una valvola di non ritorno qui, e arriva a una T. Questa T, sempre con una pressione di 4,2 bar, da una parte va a questo limitatore di pressione che, come vedete, la limita a 2 bar e mezzo, che è per quella dell'utilizzo per la doccia, per i vari elettrodomestici, per il lavandino e per tutto quello che ci serve, quindi lavastoviglie. E poi chiaramente va all'interno, che poi vi farò vedere, c'è un altro distributore all'interno, mentre dall'altra T, che non si vede bene, ecco da qua, dall'altra T va ai due filtri Katadyn, che sono il Carbodyn, anzi qui c'è il ceramico a 0,2 micron e poi c'è il Gravidin a carboni attivi. Questa esce sempre con un tubo da 16, va al rubinetto piccolo che dopo vi mostrerò, che è quella che noi utilizziamo per bere. Quindi qui lavorano con una pressione di 4 bar praticamente, e quando i filtri sono puliti, che vanno puliti ogni tanto chiaramente, riescono a fornire circa 2 litri e mezzo al minuto. Questa qui a destra invece è una pompa di emergenza per lo scarico dei due serbatoi delle acque chiare. In caso di emergenza, quindi se devo scaricare o un serbatoio o l'altro, basta che apro delle valvole, accendo questa pompa e lui mi scarica velocemente tutta l'acqua di un serbatoio o dell'altro, oppure di tutte e due in contemporanea. Quindi è collegata prima, i tubi di mandata, è collegata prima delle pompe che immettono l'acqua nel circuito, sempre a 24 volt. Dietro ha il pannello, quindi con i filtri e il potabilizzatore, abbiamo i due serbatoi, non si vede purtroppo, questo blu è il serbatoio delle acque nere
questa è la valvola di scarico a gravità, che ha la possibilità chiaramente di essere aperta e chiusa dall'interno con un interruttore, quindi posso aprire e chiudere la valvola direttamente, che scarica su questo tubo che è collegato allo scarico diretto sotto allo chassis con un tubo, e quindi posso centrare bene. Questo invece lato sinistro è il tubo, questo bianco qua, questo bianco qui, questo è il tubo che è collegato sempre al serbatoio delle acque nere, però al trituratore che si trova qua sopra, eccolo qua. Questo è il trituratore, lì giù c'è il sensore. Questo trituratore lo posso chiudere quindi in qualsiasi momento con questa valvola, e sempre con un interruttore all'interno di Romeo attivo, quindi lo scarico del serbatoio a pressione, quindi con il trituratore. Qui sotto c'è il serbatoio delle acque grigie, eccolo qua, non si vede molto bene, il serbatoio delle acque grigie. Questo rubinetto qua è collegato con questo tubo a questa pompa, che è un trituratore poi a tutti gli effetti, che è collegato al rubinetto, questo rubinetto che va al serbatoio delle acque nere, quindi io posso scaricare e pulire il serbatoio delle acque nere con l'acqua delle acque grigie direttamente. Invece questa valvola qui ha un'elettrovalvola, quindi c'ha la normale valvola di apertura e chiusura a mano, in più c'ha un'elettrovalvola comandata sempre dall'interno per far sì che possa scaricare le acque grigie a gravità. Quindi ho praticamente due possibilità nel caso di guasto, sia con a gravità sia con la pompa trituratrice che me lo porta nelle acque nere. Qui di fronte c'è la parte elettrica, che adesso io ho smontato un pannello di separazione. C'è un pannello che viene inserito davanti a questa parte elettrica in maniera tale che in caso di perdite gravi non va a inficiare l'impianto, e quindi l'inverter della Victron e il trasformatore di isolamento. Questo è il sensore delle perdite di acqua. Ho più sensori sparsi su Romeo. Qui ce n'è uno, e qui sotto, quello che si vede col filo bianco, ce n'è un altro che in caso di perdita lui automaticamente mi va a chiudere sia le pompe, mi stacca tutte le pompe di mandata, e sia chiude la valvola di immissione dell'acqua in automatico. Questi due tubi, rosso e blu, e questo è l'altro flessibile, sono collegati esternamente alla doccina, quindi io ho la doccina esterna che poi vi farò vedere con l'acqua calda e l'acqua fredda. Vicino al vano di carico delle acque chiare abbiamo il doccino, esatto, eccolo qua, e questo è il doccino che vi ho fatto vedere prima, con l'acqua calda, l'acqua fredda, e questo è il regolatore, quindi posso decidere se avere acqua calda, solo acqua calda, acqua fredda, oppure tutte e due, e chiuderlo. Sotto questa botola si trovano le pompe dell'acqua
che aspirano l'acqua dai due serbatoi e la immettono al potabilizzatore che si trova nel garage. Questo si può dire che è il cuore di smistamento di Romeo, dell'impianto idraulico. Allora, questi due tubi qua sono i tubi che vengono direttamente dai due serbatoi delle acque chiare, arrivano alla pompa, quindi con il prefiltro, e la pompa a 4 bar, 4,2 bar a 24 volt. L'altro non si vede perché è qui sotto, arriva qui, uguale. Qui sotto ci sono tutte le valvole che posso arrivare con la mano per poter chiudere l'immissione. Questa è l'altra pompa, sempre a 4,2 bar a 24 volt. Queste due pompe lavorano in parallelo, però posso farle funzionare anche singolarmente per tutto l'impianto, quindi ho la possibilità, in caso di guasto di una delle due pompe, di poter switchare, chiuderla e far funzionare tutti e due i serbatoi tramite chiusure e aperture delle valvole, di avere sempre l'acqua direttamente. L'uscita, infatti, come vedete, è in parallelo e arriva direttamente a questa elettrovalvola. Sempre questa elettrovalvola è collegata ai sensori delle perdite di acqua, quindi automaticamente, se c'è un sensore dà il segnale alla centralina di una perdita, questa si chiude automaticamente. E qui dentro, in questa scatola, infatti ci sono collegamenti pompe e sensori relè. Ci sono due piccoli relè che, sempre con lo stesso segnale dei sensori, automaticamente stacca l'alimentazione delle due pompe e quindi non c'è più perdita di acqua, nel senso che non c'è più immissione di acqua, la perdita va trovata, che chiaramente i sensori ti dicono esattamente la zona in cui c'è la perdita. Da qui esce l'acqua e va a questo sempre limitatore di pressione, che non deve mai superare i 4 bar, quindi l'ho impostato a 4 bar. Qui c'è il contatore tipico di casa proprio. Fino adesso abbiamo consumato 6520 litri di acqua, e da qui esce quindi un unico tubo da 16 mm, quindi da mezzo, e vi farò vedere dopo, va ai potabilizzatori, e con una T è collegato il vaso di espansione da 8 litri. Questa è la vaschetta di scarico, in questo caso del bagno e della lavatrice, che è qua sopra, e va a 24 volt ed è l'Europump. Devo dire, molto facile, riesco ad aprirla e quindi a fare la manutenzione di pulizia. Questo tubo, questa valvola qui, aprendo questa valvola, intercetto prima delle due pompe l'acqua che viene dai serbatoi. Aprendo questa valvola e alzando l'interruttore della pompa di scarico di emergenza, posso svuotare i due serbatoi delle acque chiare, e anche indipendentemente l'uno dall'altro. Basta che chiudo una valvola o viceversa, le tengo tutte e due aperte. Tutte le pompe sono intercambiabili l'una con l'altra, anche queste hanno lo sgancio rapido. Basta che levo e alzo questo blocco, sgancio queste due, automaticamente posso invertirle, oppure posso utilizzare una delle pompe che ho nel serbatoio. Quindi io, in teoria, tutte le pompe che ho montato, e sono 5 pompe, sono intercambiabili tra di loro. Qui sopra, in questo vano, ho i vari distributori che vengono chiaramente da dopo il potabilizzatore, i distributori dell'acqua fredda, e di lato, che non si vede qua sotto, qua di lato,
cioè il distributore delle acque calde, e questo è solamente per il bagno. Poi in cucina ho esattamente uguali altri due distributori per il lavandino, per la lavatrice, per la lavastoviglie e vario. Questo è invece il filtro a carboni attivi, dove sono collegati gli sfiati del serbatoio delle acque nere e delle acque grigie. Passano qui e tramite questo tubo sono collegati al portellone posteriore, quindi che si apre, e hanno lo sfiato esterno, quindi non danno fastidio sotto le finestre. Questo è il portellone. Questo è lo schema dell'impianto idraulico di Romeo. Se vi può essere utile, lo potete scaricare dal nostro blog ingiroingiro.it. Siamo arrivati alla fine di questo video. L'argomento è sicuramente complesso e forse anche un po' noioso. Ad ogni modo, se vi è piaciuto, regalateci un like e non dimenticate di iscrivervi al canale. Ciao!